Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Bravocast Italiano. Sono Stefano e come sempre sono qui con la mia collega Angela. Oggi parliamo di qualcosa che riguarda tutti noi nella vita di tutti i giorni. Ciao a tutti, sono Angela e sono felicissima di essere qui con voi oggi. Esatto, Stefano, oggi parliamo di ordine e disordine. Essere ordinati oppure essere disordinati. Un argomento che, credetemi, mi tocca molto da vicino. Ah sì? E in che senso ti tocca, Angela? Sei una persona ordinata o disordinata? Beh, diciamo che dipende dal momento. A volte sono molto ordinata, altre volte la mia scrivania sembra un campo di battaglia. E tu, Stefano? Come sei? Io sono abbastanza ordinato, devo dire. Mi piace avere tutto al suo posto. Se non trovo qualcosa subito, mi innervosisco. Mia moglie dice che sono quasi ossessionato dall'ordine. Ah, lo conosco bene quel tipo di persona. Mio fratello è uguale. Ogni oggetto deve stare esattamente dove lui lo ha messo. Se sposti anche solo una penna di 5 centimetri, se ne accorge immediatamente. Ecco, forse non arrivo a quel punto, ma capisco bene quella sensazione. Quando tutto è in ordine, mi sento più tranquillo, più concentrato. Il disordine, invece, mi distrae. Interessante. Io invece devo confessare che a volte lavoro meglio in mezzo al disordine. Sembra strano, ma quando ho tante cose sul tavolo mi sento più creativa. È come se avere tutto davanti agli occhi mi aiutasse a pensare. Davvero? Non riesco proprio a capirlo. Per me il disordine è nemico della produttività. Se la mia scrivania è in disordine, non riesco a concentrarmi su nulla. La prima cosa che faccio al mattino è sistemare tutto. E quanto tempo ci vuole ogni mattina per sistemare tutto? Forse 10 minuti. Ma quei 10 minuti per me sono fondamentali. È come un rituale. Metto tutto in ordine, preparo il caffè e poi sono pronto per lavorare. In realtà ci sono molti studi che dicono che le persone ordinate sono più produttive e meno stressate. Ma ci sono anche ricerche che mostrano che alcune persone creative lavorano meglio nel caos. Sì, ho sentito anch'io di questi studi. È vero che alcune menti creative, come artisti e scrittori famosi, erano conosciuti per avere studi o uffici completamente in disordine. Esatto! Per esempio, si dice che Albert Einstein avesse il suo ufficio pieno di carte e libri ovunque. Eppure era uno dei geni più grandi della storia. Quindi, forse il disordine non è sempre un problema, no? Beh, forse per lui funzionava così. Ma dobbiamo anche pensare ai problemi pratici del disordine. Quante volte hai perso qualcosa di importante perché non riuscivi a trovarlo tra tutto il caos? Oh, molte volte! L'altra settimana ho cercato le chiavi di casa per 20 minuti. Erano sotto una pila di giornali sul tavolo. Ero quasi in ritardo per un appuntamento importante. Ecco, vedi, questo è esattamente il problema del disordine. Si perde tempo prezioso a cercare le cose e questo tempo si accumula nel corso della giornata. Hai ragione, è frustrante quando succede. Ma sai cosa? Io penso che il vero problema non sia tanto il disordine fisico, ma il disordine mentale. Puoi avere una scrivania perfettamente in ordine, ma la testa piena di pensieri confusi. Punto interessante, Angela. È vero che ordine esterno e ordine interno non sempre vanno insieme. Conosco persone con case bellissime e ordinate, ma che vivono nel caos emotivo totale. E viceversa, persone che vivono in case un po' disordinate, ma che hanno le idee chiarissime e sanno esattamente cosa vogliono dalla vita. E voi, cari ascoltatori, siete persone ordinate o disordinate? Scriveteci nei commenti, siamo curiosissimi. Sì, ditemelo. Non vi giudichiamo, vogliamo solo capire come funzionano le persone diverse. I commenti sono sempre il momento più bello per noi. Ora parliamo di qualcosa di più pratico. Stefano, quali sono secondo te i consigli migliori per diventare più ordinati? Ottima domanda. Il primo consiglio è di iniziare in piccolo.
Non cercare di sistemare tutta la casa in un giorno solo. Inizia da un cassetto, da un angolo della stanza. Un piccolo passo alla volta. Mi piace questo consiglio. È realistico. Spesso le persone vogliono cambiare tutto in una volta e poi si scoraggiano perché è troppo. Esattamente. Il secondo consiglio è trovare un posto fisso per ogni cosa. Le chiavi vanno sempre sul gancio vicino alla porta. I documenti importanti vanno sempre nella stessa cartella. Se ogni cosa ha il suo posto, è molto più facile mantenere l'ordine. Questo è un consiglio d'oro. Io ho iniziato a farlo con le mie chiavi e ho risolto quasi completamente il problema di perderle. Prima le lasciavo ovunque, sul divano, sul tavolo, in tasca. Adesso vanno sempre nello stesso posto. Terzo consiglio. Ogni sera, prima di andare a dormire, dedica 5 o 10 minuti a rimettere in ordine gli spazi principali. Non deve essere una pulizia profonda, solo rimettere le cose al loro posto. Questo è quasi come meditazione. Prepari lo spazio per il giorno dopo e il mattino dopo ti svegli e la casa è già in ordine. Si parte con il piede giusto. Esattamente. E poi c'è il principio del fare subito. Se puoi fare qualcosa in meno di 2 minuti, falla immediatamente. Non rimandare. Metti il bicchiere in lavastoviglie subito, non lasciarlo sul tavolo. Ah, questo è difficile per me. Sono una grande rimandatrice. Dico sempre dopo, dopo e poi il dopo arriva e ci sono 10 cose da fare invece di una. È una trappola comune. Ma una volta che inizi a farlo, diventa un'abitudine e le abitudini positive si rafforzano da sole nel tempo. Parliamo anche dei benefici psicologici dell'ordine. Quando la tua casa o il tuo ufficio sono in ordine, come ti senti esattamente? Mi sento sereno, rilassato, pronto ad affrontare la giornata. È quasi come se l'ordine esterno creasse ordine anche nella mia mente. I pensieri sono più chiari, le idee vengono meglio. E ci sono anche studi scientifici che supportano questo. Il disordine può aumentare i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Quindi vivere in ambienti molto disordinati può effettivamente farci sentire più ansiosi e stanchi. Sì, e non solo ci fa sentire più stressati, ma può anche influenzare negativamente il sonno. Se la camera da letto è disordinata, può essere più difficile addormentarsi perché il cervello continua a elaborare tutto il caos visivo. Quindi, cari ascoltatori, se avete problemi a dormire, forse la prima cosa da fare è sistemare la camera da letto. Un consiglio pratico e gratuito. Però, Angela, dobbiamo un po' anche dire che non tutti reagiscono allo stesso modo. Come dicevi prima, alcune persone si sentono a proprio agio nel disordine e non vivono questo stress. Verissimo. Il cervello umano è molto diverso da persona a persona. Quello che per uno è fonte di stress, per un altro è fonte di creatività e comfort. Dobbiamo rispettare queste differenze. E ora voglio fare un'altra domanda al nostro pubblico. Avete mai provato a fare una grande pulizia e sistemata della casa o dell'ufficio? E come vi siete sentiti dopo? Raccontatecelo nei commenti. Sì, raccontateci, perché le esperienze pratiche sono più utili di qualsiasi teoria. Le persone reali con le loro storie vere sono sempre le migliori insegnanti. Parliamo anche della differenza tra ordine in casa e ordine al lavoro. Molte persone che hanno la casa in perfetto ordine possono avere la scrivania in ufficio completamente caotica e viceversa. Giusto, io per esempio sono molto più ordinata a casa che al lavoro. A casa ho tutto al suo posto, la cucina è sempre pulita, ma la mia scrivania in ufficio è un'altra storia. Perché pensi che succeda questo? Credo che a casa mi senta più in controllo. È il mio spazio personale. Al lavoro, invece, ci sono più variabili, più persone, più documenti, più imprevisti. È più difficile mantenere l'ordine. Ha senso. E poi ci sono persone che lavorano da casa. Lì i confini tra vita privata e lavoro si mescolano e questo può creare sia ordine che disordine in modi nuovi. Vero. Lavorare da casa richiede una disciplina diversa.
Devi creare degli spazi dedicati al lavoro e rispettarli. Altrimenti tutto si mescola e niente funziona bene. Prima di concludere voglio parlare di un aspetto che spesso si dimentica, l'ordine digitale. Al giorno d'oggi abbiamo così tanti file, email, foto, messaggi. Mantenere ordine nel mondo digitale è diventato importante quanto l'ordine fisico. Ottimo punto! Quante volte hai perso un file importante perché era nascosto in mezzo a centinaia di altri file senza nome? O non trovavi una email importante perché la casella era piena di messaggi non letti? Troppo spesso. Io ho iniziato a usare cartelle ben organizzate e adesso faccio pulizia della casella email ogni settimana. La differenza è enorme. L'ordine digitale riduce lo stress tanto quanto l'ordine fisico e ci fa risparmiare molto tempo ogni giorno. Pensate a quanto tempo si spreca a cercare file o email. E anche qui vogliamo sentire da voi come gestite l'ordine digitale. Avete trucchi e consigli speciali? Condivideteli nei commenti, la nostra comunità impara molto da tutti voi. Bene, cari ascoltatori di BravoCast Italiano, stiamo arrivando alla fine di questo episodio. È stato un bel viaggio tra ordine e disordine. Abbiamo scoperto tante cose interessanti insieme. Abbiamo parlato dei vantaggi dell'ordine, delle persone creative che amano il caos, e dei consigli pratici per migliorare, dell'ordine digitale e di molto altro ancora. E la conclusione? Io penso che ogni persona debba trovare il suo equilibrio personale. L'importante è che il tuo ambiente, ordinato o meno, ti aiuti a vivere meglio e a essere più felice. Sono completamente d'accordo. Non esiste un solo modo giusto di fare le cose. L'importante è capire cosa funziona per te e costruire le abitudini che ti aiutano a stare bene. E se volete migliorare l'ordine nella vostra vita, iniziate in piccolo. Un cassetto, una mensola, un angolo alla volta. Piano piano, passo dopo passo. Grazie mille a tutti voi per essere stati con noi oggi su BravoCast Italiano. Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E come sempre, lasciate un commento. Siete ordinati o disordinati? Avete qualche trucco speciale per l'ordine? Vogliamo sentire la vostra esperienza? Alla prossima puntata, cari amici, continuate a imparare l'italiano con noi con calma, un passo alla volta. Ci vediamo presto. Un saluto caloroso a tutti, buon pomeriggio e a presto su BravoCast Italiano.